Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. In questo video tutorial vi farò vedere un punto molto facile ma di grande effetto, che è adatto per qualsiasi stagione ma anche per tanti progetti. Intanto io ho avviato una catenella lunga 22 catenelle, che è multiplo di 4 più 2 se lavorate lineare, quindi di andata e ritorno. Altrimenti, se desiderate lavorare in tondo perché dovete fare un cappellino oppure una maglia oppure una borsa, dovete mettere il multiplo di 4 e basta. Iniziamo subito. Io in pratica ho fatto anche un giro di maglia bassa, quindi di punti bassi, giusto per dare un attimo di corpo e così lo vedete svilupparsi molto bene. Giriamo il lavoro, iniziamo con un punto basso e 3 catenelle, che sono quelle che ci aiutano a creare la nostra maglia altissima. In pratica abbiamo il punto basso e 3 catenelle. Ci serve un'altra di separazione che è per questo punto di base. Caricate 2 volte, saltate questo punto, andate nel secondo e andate a fare una maglia altissima. Poi 1 e 2 catenelle, caricate 2 volte, andate subito nel punto successivo e fate una maglia altissima. E così abbiamo creato un punto a V, solo che non l'abbiamo lavorato nello stesso punto di base. Dopo, in seguito, vedrete che la base risulta molto piatta, non viene molto stretta. Carico subito 2 volte, salto 1 e 2, nel terzo punto di base vado a fare la maglia altissima. 1 e 2, carico, non salto niente, subito nel punto successivo vado a fare la maglia altissima. Quindi per tutta la vostra prima riga dovete fare questi punti a V. È molto facile, quindi maglia altissima, catenella, maglia altissima, 2 catenelle, maglia altissima lavorata subito. Per concludere la riga dovete avere come punti di base 2, quindi uno lo salto, che è quello dell'inizio, e nell'altro ci lavoro. Sempre una maglia altissima. Ed eccola qua. Giriamo. Inizio con un punto basso e 2 catenelle, perché questa volta ci serve solo una maglia alta, non una maglia altissima. In pratica abbiamo delle righe alternate tra punti alti e punti altissimi. Carico, entro qui proprio nel lavoro in questa maniera e vado a fare qui dentro 4 maglie alte, quindi abbiamo un ventaglio formato da 4 punti alti. Eccolo qua. Non faccio catenelle di separazione, non faccio niente, carico direttamente, vado nel prossimo e vado a fare l'altro ventaglio. Quindi la seconda riga è veramente facilissima. La dobbiamo fare fino alla fine. Chiudiamo la seconda riga facendo semplicemente la maglia alta, perché dai laterali sono tutti uguali a parte l'altezza dei punti, ma ci servono per tirar su il punto dritto, il pannello dritto. Giriamo il lavoro e iniziamo la terza riga. La terza riga è sempre una maglia alta, non altissima, quindi punto basso, 2 catenelle. Ora ci aggiungiamo 2 di separazione, perché quando si lavora con i punti catenella, quindi con i punti lavorati in questa maniera così, si tende sempre a lavorare più stretto, e la difficoltà nei punti semplici, quindi quando vengono utilizzate le catenelle, è proprio quella che si perde la tensione e il lavoro non è dritto, non è pulito. A volte si rischia che il capo che si viene fatto, che viene finito, non si possa indossare per questo motivo qua. Quindi dico sempre di stare larghi. Allora,
maglia alta, 2 catenelle, andiamo a fare il ventaglio al contrario. Come si fa? Carichiamo, entriamo nel primo punto, scarichiamo una volta, carichiamo, secondo punto, scarichiamo una volta. Come notate sto tenendo tutto sull'uncinetto, carico, scarico una volta, carico, scarico anche la quarta volta. Quando ho tutti e 4 i punti sull'uncinetto più l'asola che avevo dall'inizio, insomma, del lavoro, tirate un attimo che non ci sia tensione, prendete il filo e chiudete tutto insieme. Vedete? Quindi questa è la prima catenella, ne aggiungo altre 2. Tra un ventaglio chiuso e l'altro ci saranno 3 catenelle di separazione. Adesso ve lo faccio vedere un attimo più veloce così capite. Quindi carico, vado a chiudere metà maglia alta, seconda metà maglia alta, terza metà e quarta. Quando li ho sull'uncinetto tiro per chiudere, poi 1, 2 e 3 catenelle. Se io facevo 2 come era la base, qui c'era troppa tensione, il lavoro veniva in questa maniera, quindi meglio stare larghe perché tanto non ci sono problemi. Noi questi punti li recuperiamo tenendo presente la base. Questa è la terza riga, arriviamo in fondo, poi vediamo come si continua. Chiudo anche l'ultimo ventaglio, 1 e 2 di separazione come qui all'inizio, non più 3, carico e vado a fare la maglia alta. Questo è il mio punto. Ora dobbiamo ricominciare a fare la riga numero 1, solo che la base era diversa rispetto ai punti che sono adesso, vi faccio vedere dove si lavora. Ora, per rifare la prima riga dobbiamo sempre iniziare con punto basso, 1, 2, 3 catenelle, maglia altissima, una catenella di separazione, carichiamo 2 volte e andiamo a lavorare il ventaglio. Una maglia alta la lavoriamo prima del punto ventaglio. Se volete potete lavorarlo anche nella stessa catenella, nulla vi vieta, ma a me piace così. Poi 2 catenelle di separazione, carico 2 volte, vado a lavorare subito nel punto dopo. Poi carico, qui ho finito, mi sposto sul ventaglio dopo, entro prima, maglia altissima, 1 e 2, carico 2 volte, entro dopo. Vedete? Così i punti vengono tutti dritti. Si finisce con il margine che è la maglia altissima, si ricomincia facendo la riga numero 2, poi la numero 3 e così via, si ripetono queste 3 righe. La differenza tra il lavoro lineare e quello fatto in tondo è che adesso i motivi sono dritti e uno sopra l'altro, ma se noi andiamo a lavorare in tondo, non subito ma dopo un po' di righe, avremo in pratica i motivi obliqui che tenderanno verso una parte rispetto all'altra. È bello da vedere lo stesso, semplicemente un effetto completamente diverso. Per quanto mi riguarda mi sembra semplice, carino e adatto a tante lavorazioni. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io vi mando un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video progetto.